Ciao a tutti, amici dei pesci, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di luglio 2022. Grazie. Il Papa, amici dei pesci. Sento un'energia proprio leggera, come vi posso dire. Il Papa parla di in realtà lo sento molto come una sorta di elevazione spirituale in questo momento, una sorta di presa di consapevolezza, contatto col vostro sé più profondo. Per qualcuno si tratta di iniziare a canalizzare dei messaggi. Mh? Diciamo che, normalmente parla di quello che è un riconoscimento che può essere, da parte della società, da parte del gruppo di amici o dei vostri familiari, oppure potrebbe proprio parlare di quello che è un contratto, come per esempio il contratto, di matrimonio. Magari non è un contratto in senso tecnico, ma potrebbe anche far riferimento a quello che è una convivenza, okay, quindi l'andare al passo successivo in una relazione. Wow! Abbiamo passione per mente a cuore e anima di cantare di gioia. Sì, ma sento in effetti questa energia leggera, frizzantina, qui c'è qualcuno che festeggerà, sento. Andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi non risuonerà tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Per avere poi un messaggio più completo potete ascoltare Ascendente e Segno Lunare e in descrizione troverete il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. E troverete anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Partiamo con un 8 di denari, un 5 di spade. Quindi qui si parte da una sorta di quotidianità con l'8 di denari. Può anche far riferimento a qualche ambiente di lavoro, qualche situazione che richiede un lavoro. Il 5 di spade mi dice che c'è una sorta di, lotta, potrebbe essere una lotta interiore, confusione, una discussione anche magari con qualcuno. Ehm, sì, qualche tipo di conflitto che c'è stato, magari inerente a un qualche attività pratica che stavate effettuando con una persona, può essere un collega di lavoro, e, questo tipo di discussione ha creato questo asso di spade, quindi c'è una sorta di mhmm, un bisogno di mettere in ordine i pensieri, c'è bisogno di tagliare qualche tipo di pensiero, di frustrazione mi dicono. Ma abbiamo un diavolo ragazzi. Qui c'è qualche cosa che in qualche modo bisogna sbloccare. La carta del diavolo normalmente parla di qualche tipo di tossicità, qualche tipo di condizionamento, ma qui è come se si iniziasse, nella seconda parte della lettura, a vedere chiaro, perché qui si è creata questa confusione mentale, ma qui comincio a vedere, adesso poi andiamo avanti, che non si è più così ciechi come prima. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Abbiamo un 9 di bastoni e un 2 di bastoni. Sì, decisamente. Qui si sta iniziando a vedere qualche cosa in più, a rendersi conto di qualche cosa in più. Di conseguenza ci si struttura per questo diavolo, si mettono le barriere, si comincia a dire no. Il 2 di bastoni
è proprio il vostro sguardo al futuro, come guardare al futuro in questa situazione o in questa relazione. Andiamo a vedere con i mini tarocchi che cosa vi dicono. Io vi invito comunque a rimanere fino alla fine della lettura perché estrarrò qualche carta per i single, qualche carta per le persone che sono già in una relazione, e qualche carta per le persone che sono in una relazione diciamo diversa, quindi, separazione clandestina o a distanza. Andiamo a vedere l'8 di denari. Abbiamo un 10 di denari e un 7 di coppe. Sento che qualcuno qui sta lavorando duramente, può essere un familiare, come vi dicevo prima, potrebbe essere un collega di lavoro, qualcuno che fa parte di un gruppo comunque. Ehm, o voi che state facendo qualche cosa in gruppo, dove comunque ci sono varie possibilità di sviluppo, mi verrebbe da dire, di questo tipo di situazione o di relazione. C'è comunque un 10 di denari, quindi c'è una sorta di abbondanza, di compimento, di gruppo, sì. Andiamo a vedere il 5 di spade. Abbiamo un 2 di spade, 10 di spade e la carta del Papa nuovamente. Sì, qui si tratta di riconoscere qualche cosa. O con il Papa voi dovete semplicemente prendere coscienza e riconoscere di qualche cosa, oppure fa riferimento al bisogno, alla necessità che c'è in questa situazione, in questa relazione di qualcuno che medi. Perché comunque c'è un 2 di spade, c'è una sorta di dubbio, c'è qualche cosa che non si vede e con il 10 di spade capisco che questa sorta di conflitto abbia creato una sofferenza, abbia creato quello che è la fine di un ciclo, ok? Andiamo a vedere l'asso di spade al contrario. 4 di spade. Il mondo. La morte, scusate, 5 di coppe. La morte. 2 di pentacoli e il giudizio. Qui c'è bisogno di prendersi un tempo per cambiare il proprio assetto mentale, ragazzi. Qui c'è bisogno di guarire qualcosa che riguarda le credenze limitanti che voi avete, per quello che riguarda il vostro bambino interiore. C'è da lasciare andare il senso di colpa, ok? C'è da fare un lavoro su quello che è il vostro livello vibrazionale, mi verrebbe da dire. Comunque guardate, avete la carta del giudizio, mi parla di risveglio spirituale, mi parla di presa di coscienza, presa di consapevolezza, a qualcuno potrebbe venire un'idea. Andiamo avanti, vediamo il diavolo al contrario. Sette di bastoni al contrario e 6 di spade. È come se qualcuno qui si fosse un po' arreso. Potrebbe essere che vi stiate facendo troppi sensi di colpa per una discussione che c'è stata. Vi state affliggendo troppo per una discussione che c'è stata. In realtà qui il Papa vi dice cercate di vedere le cose da un altro punto di vista, da un punto di vista più alto. Voglio andare a vedere il 4 di coppa al contrario. Wow, 2 re, tutti e 2 girati al contrario. Potrebbero essere 2 figure diverse. Potrebbero essere 2 fratelli, ipotesi.
Sì, perché qui c'è una sorta di bivio, o di qua o di là, e queste due figure potrebbero rappresentare i due soggetti del bivio, insomma. Diciamo che verso fine luglio, ragazzi, questo diavolo non vi giova, devo essere sincera, ma è perché fondamentalmente siete un po' stanchi e siete anche un po' provati nel continuare a e che avete bisogno di un periodo di ritiro spirituale per creare la vostra verità personale. Questo diavolo vi sta condizionando troppo a livello mentale, ma è un qualche cosa che vi condiziona a livello di bambino interiore. Quindi sono dei condizionamenti veramente profondi che avete, che risalgono all'infanzia per quello che riguarda il come muoversi all'interno di una relazione, come devono essere i ruoli all'interno di una relazione. Qui bisogna iniziare a fare un po' più di chiarezza dentro di voi, anche se fossero fratelli. Il fatto che uno si aspetti qualche cosa dall'altro, sapete che io dico sempre, se un'aspettativa viene creata e poi non è soddisfatta, è un problema di chi ha creato l'aspettativa soddisfarla, non degli altri. Se io mi aspetto che qualcuno faccia qualcosa per me e poi questa persona non si sente per qualsiasi motivo di farla, io poi non ho ragione di rimanerci male, ok? Perché l'altro non è tenuto a soddisfare le mie aspettative, come voi non siete tenuti a soddisfare le aspettative degli altri. Andiamo avanti, vediamo il 9 di bastoni. 3 di spade al contrario, un altro 9 di bastoni al contrario e un 6 di pentacoli al contrario. Sì, qui state fondamentalmente proteggendo il cuore e vi dirò, è un lavoro che iniziate a fare adesso, quello di strutturarvi, di capire fino a dove far entrare le persone, fino a dove far entrare nel vostro spazio personale gli altri. Vi sento molto stanchi comunque. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Cavaliere di pentacoli al contrario e la forza. Diciamo che questo cavaliere di pentacoli non arriva, ragazzi, non si muove fondamentalmente, non fa un passo avanti. Credo che qui il coraggio di fare il passo avanti sia vostro, ma non il passo avanti necessariamente nei confronti di questa persona, ma nel prendere una decisione su che cosa fare con il comportamento che ha questa persona. Qui, ripeto, iniziate a vederci un po' più chiaro. Qui sento tanto i condizionamenti, molto, ma potrebbe anche essere che faccia riferimento a questo set di coppe che parla sempre di quelle che sono un po' le illusioni, le proiezioni, come vi dicevo anche prima. Andiamo a vedere nello specifico. Per i single, per le persone che sono già in una relazione, per le persone che hanno una relazione di tipo diverso. Io intanto ci tengo a condividere con voi che ho iniziato a pubblicare il corso di tarocchi, c'è una playlist dedicata sul mio canale. È un corso base ed è adatto veramente a tutti, è molto semplice, è tradotto in 8 lingue, quindi per chi avesse piacere di approfondire magari proprio le stese collettive e di cercare di entrare un pochino di più e capire il significato dei tarocchi, ecco, potete consultare i video sul corso di tarocchi. Nei video vedrete che ho ancora le maniche lunghe e ci ho messo tantissimo, tantissimo, davvero diversi mesi a creare questo corso
Spero che possiate apprezzare il lavoro che ho fatto e se volete supportare appunto il mio lavoro e il canale potete comunque mettere un like, potete iscrivervi, commentare, condividere o anche lasciare una donazione con il super grazie. Io ringrazio già da adesso tutti quelli che lo faranno e che lo hanno fatto fino ad adesso. Bene, andiamo a vedere qualche carta per i single. Regina di spade al contrario. Abbiamo la carta del giudizio contrario, il re di spade al contrario. Allora, la bella notizia è che ci sono re e regina di spade, quindi se non avete ancora conosciuto una determinata persona, potrebbe essere che entri nella vostra vita. Quello che sento è che però, guardate, ci sono tante spade, il rapporto potrebbe essere molto mentale, molto, come vi posso dire, basato sulle chiacchiere, sull'intesa o no mentale. Non c'è quello che è una visione chiara di tutto quello che è che potrebbe essere la relazione, perché abbiamo comunque il giudizio al contrario. Quindi qui c'è, per qualcuno si può parlare di un problema di comunicazione, perché comunque il 5 di spade mi parla sempre di conflitti, di qualche cosa che verbalmente crea attrito. E qui comunque abbiamo due persone che, diciamo, potrebbero essere piuttosto rigide a livello mentale. C'è bisogno di fare ordine in un certo senso perché abbiamo comunque questo asso di spade, quindi c'è bisogno di fare ordine nei pensieri, magari proprio da parte di entrambe. Per qualcuno, un gruppo molto piccolo devo dire, questo giudizio potrebbe far riferimento a, perché ce l'abbiamo anche qui, a una telefonata che si o vorrebbe fare o si vorrebbe ricevere. Andiamo avanti, vediamo le persone che sono in coppia, che hanno una relazione stabile. Guardate, avete di nuovo il diavolo. 3 di spade, il diavolo, asso di spade, re di pentacoli, 6 di coppe, temperanza, regina di denari. Wow. Allora, anche qui la notizia positiva è che abbiamo re e regina di denari, coppia per destino, come anche qui nei single. Diciamo che vedo come vi posso dire, un lavoro, sì. Questa lettura in realtà la sento molto più lenta rispetto a questa io la vedo un po' più veloce e si tratta proprio di elaborare, lavorare, quel tipo di condizionamento, di cui parla il diavolo qui. Io credo che qui la comunicazione ci sia molto di più, perché comunque abbiamo un asso di spade che è girato al dritto, quindi ci sarà un qualche tipo di confronto e direi maturo, ragazzi. Magari sì, il diavolo crea condizionamenti, ma avendo un re e una regina di denari io sento che avrete un qualche tipo di approccio a questo confronto in modo maturo, in modo concreto, per la serie ci sediamo a tavolino e ne parliamo tranquillamente. Anche perché sento che per molti è una relazione di lunga data e guardate, abbiamo comunque un 6 di coppe e la carta della temperanza, arriverete comunque a quello che è un equilibrio, ok? Quindi non vi preoccupate, anche perché comunque tenete sempre presente che le letture sono per un periodo che va più o meno dalle 2 alle 4 settimane, quindi sono comunque periodi ristretti. Bene, allora adesso andiamo a vedere qualche carta per le persone che sono in una relazione di tipo diverso. Abbiamo un 10 di spade al contrario, la carta del sole e un 9 di pentacoli. Allora, qui per qualcuno potrebbe essere che ci sia la necessità di chiudere qualche tipo di ciclo con questo 10 di spade al contrario, ma che in realtà, ecco, non si chiuda tanto, ce l'avevamo già qui il 10 di spade. È come se si dovesse chiudere un qualche tipo di capitolo.
Dopodiché, ragazzi, arriva il sole, arriva l'espansione, arriva l'abbondanza, arriva anche l'indipendenza e l'amor proprio, perché il 9 di Pentacoli è una carta che parla di indipendenza e di amor proprio, come se qui qualcuno puntasse un po' i piedi. Nella prima fase le cose non erano chiare, ci si sentiva condizionati, qui si inizia a vedere più chiaro e si inizia a mettere i paletti. Questo è quello che voglio io, questo è quello che fa bene a me. Esprimete la vostra passione. La passione io non la sento solo come una passione intesa come chimica, fisica. La sento proprio come metteteci la passione in quello che è la relazione proprio, in quello che è il vostro modo di approcciarvi. Non è solo una passione sessuale, ok? Qui avete quello che richiama se vogliamo, l'impulso, sento molto l'energia dei bastoni qui e il Papa abbiamo quella che è l'energia spirituale. Con il diavolo abbiamo l'energia mentale, per cui siamo quasi, diciamo così, al completo. Quasi perché per molte persone sento che manca quel passo in più, però insomma la vedo bene, dai, la vedo bene. Si va verso l'espansione, ripeto, il sole parla sempre di crescita e di abbondanza, si potrebbe parlare di qualche tipo di cambio di situazione. Bene, un'ultima carta per chiudere la stesa. Guarda in un libro, wow. Questa carta vi invita a cercare in un libro le risposte alle vostre domande. Si tratta proprio di prendere un libro a caso, aprire con gli occhi chiusi, aprire una pagina, puntare il dito e leggere cosa c'è scritto. È una sorta di gioco, ma funziona. Poi ci sono dei libri appositi, nel senso che ci sono dei libri dove hanno delle frasi particolari sì, sulle quali meditare, sulle quali riflettere e quindi magari sono un po' più indicati per questo genere di lavori. Sì, però va bene qualsiasi libro voi abbiate, lo aprite, puntate il dito e vedete che cosa c'è scritto e che cosa vuol dire per voi quel tipo di messaggio, come vi può aiutare quello che avete letto nel rispondere alle domande che voi avete appena fatto, insomma, o che voi avete in sospeso. Cari amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!